Buongiorno ciurmaglia e bentornati su Rational Heretics, il vostro canale 40k competitivo. Qui con noi Pispi, uno dei coach della nazionale ormai abitué. Ciao Pispi. Ciao, grazie dell'invito, come sempre. Benvenuto, grazie mille. Quest'oggi col Pispi andremo un po' a ascoltare i racconti del primo raduno, credo del 2026, post vittoria europeo del Team Italia 40k, e ovviamente per forza di cose parleremo del balance, quindi le novità su tutti i punti, le FAQ, le regole cambiate, come impattano sul meta. E i nuovi modelli che comunque E i nuovi hanno modelli. impattato molto anche loro Nuove sul unità, ho meta. visto Sì, Necron, ho visto Titus, Huron. Avete provato sì, anche magari un po' di queste cose, immagino. sì, sì, ovviamente adesso E gli Ictan, molto amati e sopra odiati. soprattutto Ictan e le Twin Lance, ma parleremo un po' di tutto. Bene, bene. Ah già, giusto, i gemelli del destino dei Tau, giustamente. Fortissimi e bellissimi, Fortissimi e purtroppo quindi non riesco nemmeno a odiarli fino in fondo, vabbè. prezzo un po' sballato. Un po'. In realtà son 2 comandanti Tau più o meno, Ecco. quindi Allora, Pispi, da cosa vuoi partire? allora, intanto tu a che punto sei arrivato con Warhammer 40.000? Io Vuoi darmi un adesso, piccolo vabbè, aggiornamento? faccio vedere, giusto, non so se si veda, sto montando l'oro, il Okay. Vindrixtix, come cazzo Victrix. si chiama? Adesso la mia forza ultramarino, ultrapuffo cresce e ho preso Gilliman, Marneus, due, no, come si chiamano? Io li chiamo Land Rider, ma sono quelli che fluttuano. Repulsor. Due Repulsor, Executioner. un po' di, Bellissimi. di tattiche. Sì, Cresciamo, cresciamo. Direi piano che, piano. tra l'altro, ho fatto anche un po' di partite nel mentre. House, come sempre, mi tiene un po' impegnato, sto facendo tanti tornei ultimamente, ma sto lavorando. Tra l'altro, in realtà ho provato anche Deathguard perché un amico me l'ha prestata, mi sono Sì, me l'avevi piaciuti, detto infatti. carino. Ho fatto Sì, un'altra partita con Tiranidi, che sono in realtà mio vero amore con Alien. Per quanto li ho visti un purtroppo po' in difficoltà, sarò onesto, ma per no, ora no, senza un non. po'. Lo Ecco. sono, lo sono. Ehm, Però no, bene, continua, procede la mia crescita, ecco. Bene, bene. Io Tra l'altro di invece Ultramarine, sì, oltretutto ho ordinato Titus, che sì. oltre a essere uno dei motivi per cui ho iniziato 40k grazie a Space Marine 2 sulla Play, figo. Cioè, non ho ancora bene capito se in realtà un modello del genere lo giocherei poi in vista, onestamente. Perché c'è quella regola fighissima che è, tra virgolette, immortale. Sì, sì, diciamo che può Però, tornare. Ma però, lui non è boh, scarso, però sicuramente i suoi compari son più forti in questo momento. ecco, Nonostante, poi ne parleremo, insomma, hanno preso un piccolo aumento in punti, ma assolutamente giustificato. boh, Quindi allora poi lo andiamo a vedere. sì, sì. Ma tra l'altro io adesso qua vedo davanti a noi subito lo schermattone dei download, però Sì, partiamo magari un po' da due racconti tuoi. sì, allora io ho fatto settimana scorsa il raduno con la nazionale. Mm? Abbiam fatto un bel raduno a Terni, il Ok, sabato eravamo 21 giocatori, bello, anzi ottimo. fra giocatori e coach c'eravamo sia io che Matteo, l'altro coach Mm? della nazionale. Mancava qualcuno, ma insomma, diciamo c'era abbastanza una parte, diciamo, del core della squadra nazionale che si sta configurando, Mm? diciamo dalla Nation in poi, come ne avevam già parlato. C'erano quasi tutti i componenti della squadra che era venuta alla Nation, mancavano Marco, Santo Padre e mancava, Lelli. Mi sembra che Mm? mancavano solo loro della spedizione, insomma, che è tornata, anzi vincitrice dall'Austria. Giocatori nuovi, volti invece più conosciuti, insomma bel raduno, c'è stato un bel clima, è stato veramente positivo. Infatti, Positivo, ecco, positivo. sì, ci son stati diversi feedback positivi sia al capitano che insomma, Manfro era un po' in contento. generale. Sì, sì, beh, anche perché comunque ecco, ripeto, c'erano giocatori che magari sono in ascesa, cioè quindi che, magari non sono di vecchia data, ma Mhm. giocano bene, si impegnano, fanno tornei, eccetera. Poi ovviamente c'erano anche giocatori invece magari più esperti
e che sono un po' sulla cresta dell'onda da un po'. Okay, Quindi un bel mix anche in quello, bene. ecco. Che tra l'altro cos'eravate, in un hotel, a casa di qualcuno? No, eravamo al negozio a uno dei al negozio di Terni, insomma, Ah, okay. saluto Diego che è Un il saluto. negoziante, sì. Negozio che si chiama, facciamo una La marchetta così Tana sì, facciamo giustamente, anche perché lo ringraziamo ovviamente per averci ospitato, è la Tana Terni, la Tana di che Terni. sì, Andate, sì, ragazzi della zona, andate. sì, sì. Fra l'altro ci sarà un torneo fra 2 domeniche, Ah, che fra bene. l'altro dovremmo essere pieni 24, che comunque non è banale, che è Quindi un il bel numero. 29 marzo. 29 marzo, 24 giocatori a Terni. Ripeto, Top. non è banale come numero. No, no, bene, bene. Quindi ecco, è stato un bel raduno, abbiamo provato cose, abbiamo visto magari giocatori che si conoscevano un po' meno, abbiamo visto insomma, un po' di novità di cui parleremo Mh-mh. approfonditamente oggi. Quindi ecco, abbiamo un po' tastato con mano quello che è lo stato del gioco dopo 3 mesi di belle novità, perché siam partiti, no, con l'ultima parte dell'anno con le Victrix, che sono state Sì. un po' la pietra dello scandalo per un po', perché Certo, comunque quindi ridimensionate, per quanto mi par di capire sì, ancora più che degne. son forti. Adesso son forti, prima erano troppo forti, diciamola così. Poi ecco, si è passati alle varie uscite con 500 mondi, Mh-mh. quindi diciamo Necron contro Ultramarine. Sì, Poi adesso è uscita invece la sempre, diciamo, in teoria, quello che ci accompagnerà verso l'11ª edizione, queste sì, campagne sia narrative che competitive, e certo. quindi adesso è uscita Maelstrom, Sì. in cui si parla di Huron che, non so se te lo ricordi, ma insomma c'è sempre stato Huron Cuore Sì, Nero, è uno sì, de sì, 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 è il capo dei Corsari Rossi, che sì. sono diciamo solitamente i Space Marine del Caos, sono fra i più cioè son quelli che son diventati da poco traditori, ecco. Esatto, sì, ma ho letto un po' la Mh-mh. storia perché mi incuriosiva, Mh-mh. interessante, figo. Sì, sì, Son dei ribelli, cioè di per sé non è che sì. volevano andare al caos loro. No, in realtà loro vorrebbero Eh, fare quello che succede a Ultramar per gli Ultramarine, esatto. scusa. Sì, Cioè sì, sì, sì. avere il loro Indipendenza. la loro indipendenza. E ovviamente non è che proprio No. tutti sono No. d'accordo, ecco. Quindi no. Quindi ecco, sono uscite diverse novità, ti direi quando vuoi possiamo E iniziare a allora vederne iniziamo, vediamo un qualcuna. po' queste novità. Allora, io inizierei da un pezzo forte, nel senso che questo è uno dei pezzi che più ha cambiato, a Il quanto pare, noctifero. sì, il Tra l'altro in realtà di noctifero. per sé un pezzo Sì, è un storico sì, perché, sì, sì. C'è sempre credo che stato, l'abbiano secondo rifatto me dalla dopo 30 terza. anni, cioè Secondo me era uscito in terza, non vorrei dire una cavolata. eh, Terza edizione, quindi io ho tre iniziato nel una trentina. 2002, sono 24 anni fa e già E c'era già lui. c'era. Sì, sì, già Esatto. c'era. Già c'era. Ha resistito abbastanza. Ovviamente è molto più grande il modello, è Mh-mh. molto più elaborato, insomma, è un modello Certo. moderno, ecco. Sì, 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 sì. Con l'uscita del Noctifero, parlando invece da un punto di vista più del gioco, hanno cambiato, uhm, alcune caratteristiche, prima sue e poi anche degli altri Ctan, Mh. perché banalmente son passati da movimento 6 a movimento 10, che fa tutta la differenza del mondo. Praticamente il doppio. Sì, son passati da 12 ferite a 16, che è un bel Sì. upgrade. Hanno perso, prima avevano di mezza i danni, adesso son passati a -1 ai danni. Okay. Cambia sui colpi laser, melta, eccetera, non cambia nulla su la maggior parte del gioco, cioè danno 2, danno 3, Sì. rimane è Di come fatto lo prima. passa a 1 in Sì, sostanza. esatto. Lo passa a 1 e il danno 3 lo passa a 2, Mh-mh. com'era Come era quel già di prima mezza danni. arrotondato. Esatto. Quindi
Ovviamente son pezzi molto resistenti, perché comunque c'hanno un invulnerabile al 4, c'hanno un Mh-mh. Finno Pain al 5, Quindi però quindi vabbè, diciamo che tendenzialmente di saturazione dovrebbero cadere, in teoria. sì, gli hanno anche aumentato l'armatura al 3. Prima ce l'avevano solo al 4, con l'invulnerabile Okay. al 4, adesso gli han che comunque non è banale, perché comunque c'è Eh anche no. tanto VP1 da tiro che non ignora cover. E Ah, quindi okay. con un pezzo così grande avere uno scarabeo dietro a un muro è facile, quindi la Quindi cover diciamo ce che vai a l'hai salvare molto al 3 e al spesso. 5 potenzialmente. Al 3 sì, e poi al 5 di Phil No Pain, Eh. esatto. Sì, sì. Sì, sì, poi son pezzi che se non uccidi è un dramma perché si curano, come tutti i Necron, Certo. con i protocolli di rianimazione, insomma sono stanno Ostici. sì, stanno definendo parecchio quello che è il Eh. meta Ma attuale. anche perché, okay, resistono, ma poi te le danno anche, cioè Sì, soprattutto il Noctifero. Noctifero esatto, il tema dei è quello. Io ho letto il dei profilo e son 4 rimasto sì. sbigottito, diciamo. Beh sì, tanto i Ctan son 4 perché vabbè, Mh-mh. 3 col nome 1 generico, che poi quello generico puoi usarlo più volte, che è il trascendente, Mh-mh. che se vuoi lo andiamo un attimo a Il riprendere. trascendente è quello che è dentro il monolito che non è monolito, Esatto, che adesso mi sfugge il nome. vado al volo, è Esatto, questo qua "piccolo" fra virgolette, lui è il trascendente, sì. esatto. Quindi ecco, i Ctan sono il trascendente, poi c'è appunto il Deceiver che lui È resiste l'unico il che è ancora il modello modello vecchio, vecchio, il sì. Deceiver. Infatti è su basetta anche da 40 millimetri, quindi è abbastanza ostico anche per quello. E poi invece c'è il Void Dragon, che è Certo, questo qua, che è super molto figo anche bello. lui. Secondo me è il più bello dei 3 sinceramente, Sì. che è uscito, non mi ricordo di È già preciso, qualche credo in annetto ottava. comunque. Sì, è qualche anno. Quindi ecco, ovviamente come dicevo con l'aggiornamento del Noctifero hanno aggiornato anche i profili degli altri 3, Mh-mh. cosa non da sottovalutare. Anche loro l'unico è il Deceiver che non ha preso movimento 10, ma è rimasto a 8 come aveva prima. Mh. Ha guadagnato un po' sull'arma sua, perché adesso spara bene, spara con precisione, Mh-mh. anti anti-character e devastanti, Ah, quindi forte. al 4 più fa le devastanti che se ti vede te le manda direttamente sul personaggio, quindi è una cosa estremamente forte. Sì. Un pezzo a me forse è quello che piace più dei 3 sinceramente però, cioè a livello di gioco. Sì, Il sì, più sì, sì, sì. forte è probabilmente il Noctifero, è anche quello che costa più punti. Cioè, Quindi ma, ecco per i test che state facendo e per quello che si vede nel meta italiano e non solo, c'è la possibilità a livello non solo scenografico, ma anche in game, di performance, di arrivare a una Monoctan? allora prima del nerf, che comunque è stato secondo me minimo, ma c'è stato e poi ne parleremo al volo, era più facile, Mh. nel senso che hanno vinto tornei liste con 5 Sectan. Ah. Adesso un pochino, perché comunque si giocavano in 2 distaccamenti che erano uno quello fatto apposta per Ictan, che si chiama Mh-mh. Pantheon of Woe, che è quello che è uscito contestualmente a insomma, all'uscita del Noctifero Sì. nuovo, e l'altro era Star Shatter che era uscito, nel 2024 sotto Grotmas, quindi è open Okay. insomma. Però Pantheon, hanno alzato ulteriormente i punti in Pantheon perché c'hanno degli upgrade che devi prenderli per forza tutti i Ctan, e quindi hanno Mh-mh. aumentato anche quei punti. Mentre in Star Shatter praticamente era molto forte giocare, di solito si giocavano 3 Ctan e The Silent King scusa, Ah, che okay, è certo. il Sì, sì, capo sì, dei sì, sì, Necron. certo. Ve lo Il volevo far faraone vedere. supremo. Sì, esatto, che secondo me è uno dei pezzi più belli del gioco, benché io non sia un amante dei Necron, lui Sì, 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 merita, sì. lui È secondo uno me è di quei pochi bellissimo. casi, secondo me, dove un modello statico è pertinente, sta Stupendo, bene, stupendo. cioè Lui è è stupendo. solenne. Sì, 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 anche perché, lui è diciamo il capo supremo dei Necron. Mh-mh.
Comunque ecco, hanno nerfato leggermente anche la forza degli C'tan sia in Star Shatter, e non prendono nemmeno più i buff dal Silent King proprio, perché Okay, prima lui c'ha delle aure, ne sceglie una all'inizio, mi sembra del turno Necron, okay, scelta di 3, una è +2 al movimento e non va più sui C'tan, una okay. è rerollare gli 1 e non va più sugli C'tan, la terza in questo momento un attimo non mi sovviene, Vabbè. ma comunque non va su Ictan. Quindi Sì, ecco, sì, sì. hanno un pochino nerfato l'idea di giocare tanti Ictan. La realtà è quella che si sta vedendo, è che comunque probabilmente ne giochi ancora 2 o 3 Mh-mh. e ha cambiato un po' il contorno. Ecco, si Certo, sta va bene, va delineando un bene. po' così. Poi cos'altro è uscito? Di Poi è Necron? C'era anche uscito un non sì, Destroyer, come si chiama? Quest'affare. sì, quest'affare che anche lui secondo me è estremamente bello, Mh-mh. la misura Maranza. molto bella. Sì, lui dovrebbe essere uno dei primi, destroyer, che è il Io ho culto letto dei solo che viene destroyer. definito tipo l'uomo nero dei Necron Sì, praticamente. perché lui è il matto supremo da quello che ho Esatto. capito. Perché cioè per di lui odia anche il Resiliente, lui vorrebbe tutti morti. È Sì, esatto. molto molto Nichilista democratico. puro. Tutti. Non è che c'ha proprio c'ha le idee chiare insomma. Lui è stato un buon dal punto di vista del gioco è stato una novità importante, perché è stata la prima fonte di Fight First dei Necron, che prima non ne Ah, non ce avevano. ne sono altre? No, lui ha Fight First e comunque Fantas mena forte, perché fa 6 attacchi a danno 3, 6 attacchi a danno 1, ha Sustained, lo dà anche a bolla fra l'altro, Mh. ha Feel No Pain contro mortali e psichici, le dà anche a bolla, anche quella Eh, è un pezzo molto forte. Adesso anche lui è stato aumentato leggermente in punti, ma comunque rimane, prima era secondo me quasi imprescindibile, adesso è ancora molto forte, diciamo okay. così. Ehm, Contrapposto a queste novità Necron, Eccoli l'altra qui. faccia della medaglia sono il capitano Titus e i guardiani di Ultramar. Ovviamente Titus, per chi ha giocato a Space Marine 2, è tornato secondo la storia al rango di capitano. Mh-mh. E quindi ecco diciamo una delle prove, se non ricordo male, che Gilliman gli fa fare è riconquistare questi 500 mondi Sì, dai così Necron. en Sì, passant. sì, sì, sai che io sulla lore aggiornata non sono sempre ferratissimo, lo ammetto, sono più sul gioco io. Comunque ecco, bella novità anche questa, soprattutto per i Warden of Ultraman, i guardiani di Ultramar, Mh-mh. perché comunque è un'unità che adesso l'hanno aumentata, ma comunque costa ancora poco, Mh. ha dato una bella mano, perché era diventata, adesso probabilmente lo è ancora, ma, quando costava 90 punti lo era ancora di più, era probabilmente l'unità tieni obiettivi più forte per l'Ultramarine, perché Okay. comunque, quelli che vedi, il banner, ehm, e quello con lo scudo Sì. hanno 4 ferite, gli altri ne han 3, quindi in totale di 6 modelli, 18 ferite son tante, So' tante, certo. o C12, anche quello non è poco. Mh. Per 90 punti era È adesso ne costan ridicolo. Cioè 105 e secondo me si giocano ancora, mh-mh. non so se su tutte le liste, ma praticamente su tutte le Che liste chiedo Ultramarine. da banale, devo mettere anche Titus per metter loro? No, la cosa, Ah, estremamente interessante è che puoi giocare loro da soli. ah, La particolarità è che loro non sono personaggi, mh, quindi, di regola non si cioè puoi anche aggregarli, ma se li vuoi aggregare a determinate unità, puoi aggregarci solo Titus insieme. mh. La realtà è che son molto forti secondo me, appunto come dicevo, come tieni Sì, sì, obiettivo. stand alone. Sì, senza aggregarli, ecco. Bene. Anche loro sono stati un'ottima aggiunta a un esercito che già
era fra i top, come ti ho Ok, consigliato quando m'hai chiesto, no, chi molto bene. sì. In questo buco nero economico che sono gli Ultramarine, ma lasciamo perdere. Sì, ne so qualcosa. Ok, tra l'altro esteticamente secondo me sono veramente molto fighi. Devo dirmi indeciso se mi piacciono di più loro o Uro nella sua guardia, perché anche quelli sono veramente fighi. E infatti mi sono scordato di aprirlo, ma parliamo anche della seconda ondata, ti direi, di novità, che è appunto Huron e la sua cricca, molto belli secondo me. Aspetta che Sì, li ritrovo, abbiate pazienza un secondo, loro non li sono trovo. veramente, veramente fighi. E anche lì, fighissimo Uron stesso. Forse nelle novità. Vabbè, ce l'hai Facciamo così che è più facile. nel carrello. No, per ora no, non si possono comprare tutte. Quasi. Quasi. Huron, allora, la cricca di Huron funziona più o meno come la cricca di Titus, Mm? però loro sono più forti anche aggregati a prescelti o legionari. Si sono Ok. visti per il momento più aggregati. Anche qui Huron stesso si sta vedendo un pochino più di Titus, Mm? perché comunque mena bene, c'ha un movimento reattivo, insomma è un Ok. bel pezzo. Ok, ok. Sinceramente mi piace più la cricca che Huron al Ok. momento. Però non è male, cioè Mhm. non vorrei che... No, no, è un bel pezzo. E in questa uscita i suoi avversari sono la parte, diciamo, Gli Eldar corsari, selvatici. sì, capitanati da il principe Iriel che torna, E tra l'altro lui me lo ricordo, è un vecchio sì. modello, no? Sì, questo è appunto il restyling di un vecchio modello Sì, 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 sì. storico. Molto, lui è un bel pezzo. Cioè, a me piace molto, l'ho preso, infatti Gioca anche mi a piace Yugi? molto. Sì, esatto. Questo è il suo, credo, consigliere aiutante, Ok. non mi ricordo. È uno psionico, ovviamente, come si vede Mhm. da calotta o quel che è. Certo. E poi sono usciti questi che sono una novità assoluta, che sono i predoni volanti. E poi, Che vabbè, sì, dimmi, questi dimmi, perdoni di scusa. fatto sono, come si chiamavano i cosi volanti sempre degli Eldar, ma senza elmo alla fine della fiera. Come si chiamavano gli altri? Tu dici i falchi, no? Perché Esatto. i Cioè falchi l'ala è molto sono... simile però comunque. Sì, è vero, è che i falchi sono guerrieri d'aspetto, questi sono proprio corsari. È un po' Ah, ok. diverso, Ok, sì. ok, ok. Diciamo che questi ci sono sempre stati, i corsari Mm? questi, e questi volanti sono appunto la variante con che vola, Ok. però se no, ecco, sono un po' i pirati. Volevo farti vedere anche che a me piace abbastanza. Vabbè, la Poi prendo da ho qua. visto che hanno rifatto il Viper, mi pare. Sì, Viper che c'ha il doppio kit con... si chiama Starfang, mi sembra, che è questa Mm, carina, carina. sì, Costa poco, in punti ovviamente, non in euro. ovvio. Sì, bella, però ecco, diciamo che delle novità di cui parleremo, forse quella Eldar è un po' quella più marginale, Ok, sinceramente. ok. Da quello che si è visto finora, gli Eldar hanno preso tanti nerf da dicembre in avanti, Mhm. perché diciamo che nel 25 sono stati probabilmente l'esercito più forte nel corso di tutto l'anno. Della stagione. Sì, e poi han deciso che dovevano finire, ecco, cioè E poi? doveva finire il dominio Eldar. Ripeto, Iriel in particolare ha alcune cose secondo me molto, molto, molto interessanti a livello di gioco. Mm, Ehm, Però probabilmente, ripeto, delle novità è una di quelle che sarà meno impattanti di quelle che ok. parleremo di cui stiamo parlando e le altre di cui parleremo a breve. Ma quindi a sto punto parliamo di questa novità, o meglio di questi impatti, questo balance, vinti e vincitori, equilibrio, come lo vedi? Come lo state trovando? Allora, ehm, è un balance che ha cambiato molto poco sinceramente. Ah, La
Troppo poco, ecco. Diciamo che Mh. la lamentela un po' dei Mh. giocatori competitivi è questa. Io seguo anche tanti canali, no, sta americani, inglesi, quant'altro. È un po' il punto di vista di tanti, cioè che Mh. un più 10 punti a Ictan, che comunque viaggiavano già abbondantemente sopra il 60% di win rate, Certo. è stato troppo poco. Mh. Hanno ecco, un cambio che sarà impattante, ma probabilmente rimarranno comunque top, hanno tolto Kaigar, Magnus Kaigar, quello fra virgolette "vecchio", che poi in realtà era uscito in ottava edizione, quindi Eh? 2017, 2018, Sì? quello con le 2 Victrix, Eh? quello non si può giocare più. Adesso si può giocare solo Porca puttana, l'ho Kai'Gart. appena montato, No, cazzo! esatto. Tu però in realtà hanno detto che tu potrai giocare Kai'Gar con la Gravis Armor, cioè quello che hai tu, al posto di questo qua. Perché questo era uscito anche lui quando sono uscite le Victrix. No, io ho l'altro, quindi Tu posso hai l'altro, processare però quell'altro per questo? sì, sì, esatto. Però non Ah, ci puoi mette più i suoi 2 amici, che erano una parte estremamente importante della quindi è forza del passato in vecchio Legend, Kai'Gar. diciamo. Al momento non è nemmeno in Legend, però è come se fosse in Legend, sì, Okay, sì. È bene. stato un colpo forte secondo me per gli Ultramarine. La realtà è che probabilmente rimangono uno dei 3 migliori eserciti del gioco No, senza colpo ferire, diciamo così. certo. Costa meno punti, però, la differenza sostanziale è che il Kai'Gar di prima aveva le 2 Victrix, quindi Mh-mh. 2 pezzi con 4 ferite invulnerabili al 4, che quindi su cui potevi assegnare magari il danno 3, Sì, sì, adesso sì. che le altre Victrix sono a 3 ferite. Mh-mh. E poi lui era più tranquillo di non morire da precisione, perché quando c'era almeno una Certo, Victrix certo. c'aveva Philnopain al 4, insomma è stato più un colpo sulla resistenza. Poi ovviamente in alcune rare occasioni in cui 6 Victrix e lui non bastano, le 2 Victrix in più erano attacchi in più, che Eh sì, male non fanno. eh sì. Quindi costa 60 punti in meno, perché costa 140 invece che 200 Mh. del vecchio Kai'Gar. È un pezzo forte. Vabbè, 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 Però vabbè. probabilmente Kai'Gar vecchio era, credo nel corso dell'edizione sia stato, se non il pezzo più forte in generale, Uno dei ci va più molto abusati vicino. comunque. Sì, 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 esatto. Quindi ecco, questo il balance ha cambiato tanto questo, ma ripeto, probabilmente non abbastanza. Mh. Ha leggermente nerfato, i Necron, ha nerfato qualcosina alla guardia, ma la build più forte, cioè che gioca Ma tanta mi fanteria, butti no. a schermo PSP il balance? Che se c'è Sì, hai qualche ragione. punticino ce lo guardiamo, perché in realtà ce li Allora, stai raccontando te. aspetta, ho sbagliato qui. Allora, tanto andiamo un po' per ordine, le Così sorelle esatto, scegliamo anche seguiamo l'ordine. non hanno preso nerf, né buff. Mh. I Custodes, che stanno andando molto bene, hanno preso un piccolo nerf, perché però diciamo la lista che va per la maggiore, che gioca a 3 Land Raider e tante guardie, ne gioca 25 invece che 27. Una tragedia Cambia greca, okay. No, non cambia niente. Cioè cambia poco, no, niente no, però Vabbè, poi qualcosina. Eldar, nonostante fossero in difficoltà, gli ha nerfato 10 punti Asurman, va bene. Ecco, Astra Militarum ha nerfato i 2 Rogaldorn, che Okay. sono i 2 tank grossi, Mh-mh. sia la versione comandante che la versione non comandante, cioè Okay. la realtà è che già la tendenza per i giocatori cioè a livello molto alto, già si era passati un po' più a delle liste con più fanteria. Okay. Diciamo che questo è stato il nerf, infatti secondo me non riuscitissimo, anche perché Tardivo, diciamo. sì, va a nerfare la seconda miglior build di un esercito, okay, Mh. e la prima? Posto che la prima probabilmente al mondo la giocano in talmente pochi Che cos'è ad lo un buon spam livello. supremo? Sì, giochi
200 e passa modelli di fanteria in uno dei distaccamenti che insomma si chiama Recon Element, mi sembra, sì. Mhm. Cioè, però è una roba talmente difficile da giocare, talmente tanto difficile da giocare col clock, che te lo ripeto, c'ha risultati un ragazzo americano che Mhm. c'ha tipo il 95% di win rate a torneo nell'ultimo anno. Ah, Lui è anche molto forte. Tant'è che c'è stata 2-3 settimane fa la Pyra Cup, che è un evento in Polonia con 6 nazionali tier 1 del mondiale, quindi fra le prime, mm, e Team A e Team B della Polonia, che anche la Polonia è tier 1. ok, Quindi diciamo che un evento di altissimo livello. sì, E appunto il ragazzo americano è stato il secondo miglior scorer con 92 punti su 100, insomma. non c'è male. Ha battuto quello che ha vinto il mondiale, però non quello GV, quello del WTC, Ok, che è Alban, che è un ragazzo fortissimo francese, che credo fosse la prima volta che perde in torneo WTC, per farti capire che tipo di giocatore è. E ok, questo ci ha vinto, ecco. ok. Ha vinto 15. Best scorer invece è stato Folger, che è con i Custodes, che è quello che ha vinto il mondiale del 2024. Ok, vabbè, direi che Sì, sempre sì, sì, giocatori sì, sì. ultra top proprio. Però ecco, la guardia secondo me non sono proprio centratissimi questi nerf. Mm, mm. Templari, questo è un bel buff, perché sono 10 punti sull'unità da 20 Crusader, che si sta rivedendo adesso. Ok, bene. Anche questa portata sempre alla Pyra dal capitano francese, che è Mhm. fortissimo, sempre in particolare con le orde di Marine. Sì, Blood Angel cambia molto poco a livello, almeno i punti, però gli hanno fatto una bella novità, che il Sanguinary Priest, aspetta un attimo, Pispi, arrivo subito. sì, Farò un brevissimo tagliacuci. sì, sì, One, two, three, vai. cambia pochissimo sui Blood Angel, almeno a livello Mm, di punti. C'è una bella novità, però, che il Sanguinary Priest va mm, nelle Bladeguard Veteran. ok, Quindi, per dire, il capitano francese, che dicevo appunto spesso gioca Orde di Marine, ha giocato spesso 18 Bladeguard Veteran. ok. Con questo Sanguinary Priest sono più interessanti, perché gli dà +1 al VP e gli dà Filno Penal 5. Che Beh, comunque non pezzi male. con, esatto, 3 ferite, Filno Penal 5 e invulnerabile al 4. Mm, Tosti? possono dire la loro. Demoni hanno abbastanza ammazzato l'esercito che stavo giocando io, cioè Scintillating, che già Ah, era un po' in calo, che era mm, Demoni di scusa, Demoni di Zinch. Cince. Sì, ha perso un po' di punti, che forse sono, cioè di base hai perso un'unità che fa azioni, che scherma, ma già eri abbastanza corto, Ok. quindi Chaos Knight non è cambiato nulla. Space Marine dal Chaos, appunto, la novità principale sono i due nuovi distaccamenti e Huron. Mm, Dark Angel niente, Death Guard direi niente, perché il principe demone con le ali non si vede molto. Deathwatch non ha avuto cambiamenti, ma si sta rivelando come uno degli eserciti più forti del gioco. ah, Infatti stamattina l'ho provato con un compagno di nazionale, l'ho provato su TTS, è anche divertente. Non è per niente semplice da giocare, perché ogni unità ha tante armi, quindi ti devi ricordare tanti profili, tante regole, non puoi sbagliare molto, insomma, però bell'esercito, molto molto bello, c'ha un figo. potenziale bello. Poi a me piace molto la Deathwatch. È elitario. Sì. Drukhari non ci sono novità praticamente, cioè ci sono queste, ma non sono così Sì. impattanti. Drukhari è un ottimo esercito, forse fatica un po' in questo meta, in cui ci sono tante cose che resistono tanto, quindi Necron, Ultramarine con i Repulsor, Mm, insomma,
Però bell'esercito, lo gioca l'amico, è molto forte. Emperor Children sono un mio grande amore, ma in questo momento sono in netta difficoltà Eh. perché non se la giocano contro tutto quello che è troppo resistente. Gene Stealer, altro esercito che adoro, non ha Mm. cambiato nulla. GK, uno degli eserciti più in difficoltà, e non saranno i punti su i Terminator a salvarli, credo. Mm. Imperial Tra Agent l'altro, non è un esercito. per loro si parla di qualche rifacimento, roba del genere, mi avevano accennato qualcosa, ma in realtà niente Dici di i concreto. Grey Knight? Eh, No, per il momento non eh, c'abbiamo nulla di concreto. Imperial Knight, qualche piccolo cambiamento, ma anche qui sono un esercito che irrilevante. è un po' in difficoltà. A me non dispiace perché è un esercito che non piace neanche un po', quindi Bom. va bene. Votan non hanno avuto novità, ma sono anche loro, sono un po' in crescita. Infatti questo weekend c'è un torneo in America a squadre in cui Mm. sono la seconda fazione più portata. O no, la terza, scusa. Beh, caspita. Però dopo Necron e Space Marine, quindi insomma, che Cioè, hanno numeri parecchio più alti solitamente. Cioè, Votan è una delle fazioni di nicchia, invece super portata, bene per carina. loro. Necron, come ti dicevo, vedrai qualche rosso, ma più 10, più 20 è molto poco. È davvero molto Irrilevante che qua. poco, abbastanza irrilevante. C'è, è diventata, fra virgolette, famosa una gif di un tizio americano che ha la lista di Necron e poi toglie un singolo destroyer e non è cambiato altro. Sì, sì, Boh, infatti. Poi, come ti dicevo, sono aumentati anche gli il enhancement in Tan. Pantheon of No, War, che sì, che è quello che, diciamo, per la Monoctan, ok. quello un pochino più si è sentito. Orchi RIP, cioè nel senso non stanno bene in questo momento, Mm. sono molto dietro. Io, essendo matti, li adoro, ma In non è il loro difficoltà migliore. fortissime. Sì, 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 sì. Space Marine è aumentato finalmente dopo che per tutta l'edizione è stato giocato in tutte le liste Marine. È aumentato Mm. 15 punti il combi Weapon Lieutenant. Ah, ok. Non cambia praticamente nulla, si continua a giocare secondo me in quasi sempre. La cosa strana è che è un nerf più agli altri Marine che non sono Ultramarine, quindi Oh un po' yes. strano. Mm. Vabbè, come ti dicevo, piccoli aumenti qua e là, i Warden of Ultraman, Ultraman, il Repulsor Executioner, il Redemptor, però anche qui diciamo che le liste forti Ultramarine hanno tolto Calgar vecchio perché non lo possono giocare più, che costava E 200, ridistribuito i punti e fine. hanno messo Calgar nuovo che costa 140, le liste mediamente sono aumentate dai 50 ai 60 punti, arrivederci. Bomba, Ecco fine. che sono leggermente peggio, ma Sì, sì, sì. lupi non benissimo perché non possono vincere secondo me in nessun modo contro il Necron, Ah, perché è un bene. esercito a forza 5 a danno 2, quindi ferisci al 5, scusa, ferisci al 6 contro Mm. i Necron R11 e fai danno 1, quindi no, È non è il difficile, è difficile. loro. Eh sì. Tau, ecco, Tau sono. Questo è un tema. Questo è un tema. Passiamo un attimo ai nostri nuovi amici. Scusa, ho sbagliato. Ai nostri nuovi amici Twin Lens, che è sulla terza mandata di novità. Abbiamo loro. Loro si parlava della possibilità di quanto potessero costare. Qualcuno diceva poco, qualcuno diceva tanto. Eh, L'hanno messi a 160. Che mi pare di capire sia poco poco. È secondo me, io, per come la vedo io, è molto poco. Eh. Perché sono un'unità che risolve un problema grosso per i Tau, ovvero tenere gli obiettivi, perché loro Mm. fanno un movimento a fine del turno avversario e a fine del turno proprio. Quindi tu li metti nascosti, non ti ci fai sparare. E A fine poi? del turno, passetto sull'obiettivo, che se non c'è nessun altro l'obiettivo è tuo. E ciao. Oltre a fare un botto di danno, leggevo una statistica che
tanto ovviamente sul 40.000 ci sono un sacco di giocatori che giocano sui numeri, a cui Beh, piacciono i è giusto numeri. così, no? Sì. Han fatto uno spreadsheet la media di danni che fanno le unità Tau Mhm. e hanno collocato loro che al momento sono circa 300 punti di danno Tau. Ecco. Ok. Io ne parlavo anche, ovviamente a raduno ne abbiamo parlato con Davide, che è il giocatore che ha giocato Tau anche alla Nations Cup. Ok. Il mio pensiero, magari esagerato perché non gioco Tau, è che fino a 2,20 nemmeno ci pensi. Cioè, Ecco. se vanno a 2,15 ancora stanno dentro all'esercito 100% le volte. Boh. Dai 2,20 ai 2,50 ancora ci pensi. Sopra Ok. probabilmente non li giochi. Però, Però però. fino a 2,20 è Perché tra proprio... l'altro No, sono possono fortissimi. separarsi o devono essere in coesione No, no, loro? sono unità unica. Quindi Unità sono due unica, modelli almeno dello stesso. quello. Sì, non possono aggregarsi, però fanno... eh, al volo ti dico che se vai per secondo, fra scout, movimento a fine turno avversario, possono correre automatico 6 in Montk, che è il distaccamento Tau, quello Sì. aggressivo che funziona nei primi turni. Tu hai mosso 6 più 8, 14 più 16. Tu quindi prima di sparare Rente muovi in un 3. campo lungo 44. Esatto, hai capito perfettamente qual è. Non Ah, è e male. ovviamente lo rifanno alla fine del turno loro, cioè Sì, sì, fai anche lo yo-yo, torni indietro, ti backup sì, dietro uno scenico se sì. serve, altrimenti prendi obiettivo, fai cose. E comunque sono un'unità con 8 ferite l'1, i due Mm. modelli, R6, save 2, invulnerabile 4. Sono fortissimi. Perfetto. Ripeto, secondo me hanno catapultato i Tau, che erano un buon esercito. Mhm. Mm, stavano facendo bene, stavano vincendo diversi tornei, l'hanno catapultati a Tau secondo me sono fra i 3-4 migliori eserciti del gioco. Boh. In, in particolare su campo aperto sono davvero davvero tanto forti. Quindi Dici per il volume di fuoco comunque. sì, perché non ti... cioè quando puoi sparare abbastanza indisturbato che l'avversario non può tenere gli obiettivi senza che tu ti possa nascondere, è È un pesante, molto problema. forte, sì. Fra l'altro, tanto che ci siamo, parlerei un secondo solo anche di lui, che è una delle altre novità. Lui è, diciamo, il capo dei Berserks dei Votan. Ok. Gotrek, vabbè. Sì, praticamente, però non è Gotrek. Non No, è Gotrek. lui costa troppo. A differenza dei Twin Lens, mi sembra l'hanno messo a 110. Mm. Tantino, tantino sinceramente rispetto a quello che può fare, o 120 addirittura, non mi ricordo. Comunque costa più di 5 Berserk e lui va dentro Ida Sustained, Mm. probabilmente non vale troppo. Ok. Però c'è chi sta peggio, ovvero Ok. i nostri amati, scusa, ho fatto casino di nuovo, i nostri amati, ah no, prima ci sono i Thousand Son che non hanno ricevuto cambi se E non stanno lì. Kairos. Bell'esercito, adesso sono sulla metà alta della classifica, Mm. forti perché fanno tantissimo danno su un meta di resistenza, quando togli le cose è importante. Bene. E invece adesso parliamo di questo pezzo che secondo me è molto figo, Eh. però c'ha una quantità di difetti, poverino, che primo fra tutti costa 85 punti. Per valerne forse 60? Allora, il Tirannide Primus Salato ne costa 65. Eh. Questo ha una regola più forte perché da Blood Surge, Mm. che è quando ti ammazzano un modello, fai di 6 di Sì, movimento quando te sì, sì, sì. l'ammazzano da tiro. Carino, però non vola, non ha la keyword Vanguard Invader che serve su uno Mhm. dei distaccamenti tirannidi. Sì, Non ha la keyword Tyrannid Warrior che serve sul distaccamento dei guerrieri. certo.
Secondo me per quel che fa, se costava 55 addirittura qualcuno meno lo di 60. qualcuno lo giocava. Così, cioè, ovviamente parlo a livello estremamente competitivo, Eh beh, ovviamente dopo chiaro, di ognuno quello può parliamo. giocare, sì, ognuno può giocare quel che meglio crede, Ti anche dico, perché, io l'ho ripeto, letto, perché appunto anche Tiranidi mi piacciono sì, molto, ho detto: "Mah, non lo compro onestamente". per ora non l'ho preso neanch'io, anche E se un boh, po' m'è dispiaciuto. Ma si parlava prima dell'uscita in punti, dicevano: "Sì, non è un granché, ma magari se costa poco si può inserire su una delle pochissime liste tiranidi che funziona, che è quella con tanti Gant". sì, Tu quindi, uno sciame, perché lui va anche nei Jormungand e nei okay, Termagant. sì. La realtà è che doveva costare, Costa uno ripeto, sbrego. 55, 60. Più è pesante, non credo che vedrà gioco finché non l'abbassano tanto, ecco. Boh, Quindi ecco, come ti dicevo c'è chi sta peggio. Ok. Ecco, Tirani non hanno avuto altre novità. nulla. World Eater, che non capisco come mai avevano subito un nerf con lo scorso balance a dicembre, Mh, avevano perso una cinquantina di punti, ne riguadagnano forse 10, perché mh. comunque i Forgefield, soprattutto in campi GV, se ne giocano un paio. Thornfiends Eh, sono i mostri del quelli che caos sparano, diviso, sì, no? sì, Infatti. sì, sì. Quelli dei World Eater sono forti, infatti quando era uscito il Codex costavano 150, erano molto forti. Mh. Poi l'hanno alzati a 170, adesso 165. È che i World Eater avrebbero bisogno di Angron che funziona, cosa che non è così. Mh. Avrebbero bisogno di qualche sconto qua e là. Ma più che altro il problema dei World Eater è il meta che proprio li ammazza, perché Ma come mai? Io ero fermo a qualche mese fa, anzi, mm, all'Europeo le avevate portate, aveva fatto un sacco di punti, però tu mi all'europeo dici sì, sì, l'abbinamento. sì, e è cambiato un po' il meta, perché appunto adesso si va molto sulla resistenza, c'è tanto meno 1 ai danni e i Mm. World Eater vanno tanto di danno 2. Quindi è un discorso Eh, analogo un po' agli Space Wolves. sì, non c'hai modo di giocare contro il Necron, secondo me, e quello è... Il problema è che il Necron, oltre a essere estremamente forte, è un esercito che piace tanto. Quindi un A me esercito molto forte, che piace tanto, cioè, in questo momento è l'esercito più giocato del gioco. Cioè, ci tu sono più pensa, Necron che Space Marine, sì, una quindi roba capisci che... incredibile. Sì, sì. Era successo solo con la Death Guard recentemente, perché Death Guard ce l'hanno tutti quelli che giocano da tot, perché erano uscite le... era Sì, uscita è in la... edicola anche. Esatto. Sì, E sì, 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 quindi se ne trova tantissima di Death Guard, non costa nemmeno tanto a farla. Quindi, certo. però ecco, Necron purtroppo sono un problema cioè, oltre al fatto che sono forti in sé, stanno un pochino, eh, hanno cambiato un po' il meta. L- la loro presenza ti impone di giocare roba che non fa danno 2, Mhm. quindi adesso giochi o tanto danno 1 o spari tanti melta, laser, o comunque quindi Sì, o li colpi a sommergi o di qualità sì, molto alta. esatto. Perché avendo perso il di mezzo ai danni, adesso tipo un Repulsor Executioner che gli fa di 6 più 4, Eh, adesso lo senti, sono minimo sì, 4, massimo 9 danni 9, certo. sull'Octane con meno 1 danni. Per carità, lo salva l'invulnerabile e poi c'è il Feel No Pain. Però insomma Sì, 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 ci sta un pochino più attento, ecco. certo. Solo che invece il danno Anche 2 perché è il proprio quello laserone che fa 2 difficile. colpi a repulsor, 2 colpi, sì, che sono esatto. tipo il 2 binato 2, mi pare. No, vabbè, puoi andare al 2 con gli incursor che ti danno più da colpire, se no colpisci al 3, che ovviamente con 8 è binato, Ok. e ferisci al 3, che però se hai 8 dei marine forti È è più sempre una ferire, binato. quindi vai al 2. Quindi No, è diciamo più una ferire. più una fede. Quindi Sì. diciamo che mediamente 3 colpi dentro li butta, quindi se ne passano 1 o 2 posti in vulno, Sì, più o meno. sì, sì. È che è molto forte il repulsor perché c'ha anche tanti colpi piccoli. Certo.
che cioè vanno a tanto chiudere il dan cerchio. esatto, perché comunque col più 1 a ferire fanno male Sì, sì, sì. ma infatti È capace che un repulsor da solo sdraia l'Octane potenzialmente. c'è questa non è uno scandalo assolutamente. No, infatti. Infatti sono uno dei 6 Non è sicuramente. probabile, ma è possibile senza Non scandalo. non è sicuro, ma, adesso non ho fatto i conti, credo che la percentuale non sia 0, ecco. No, 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 no. Non sia troppo bassa, ripeto, non è nemmeno troppo alta, anche Nel poi momento in tanto cui un 4 più ti sposta da 0 danni esatto. a virtualmente 9, cioè Esatto, esatto. Quella ovviamente è infatti spicca. diceva, un giocatore forte, diceva: "Io tendenzialmente quelli son gli ultimi colpi che ti tiro, così che tu il CP reroll per il save te lo devi tenere. Eh sì, Se poi l'hai superato, vabbè, hai tenuto un CP. Se non l'hai superato, devi CP rerollare, ma non l'hai utilizzato usato sugli prima magari altri. su altri colpi a Certo. danno, boh, 3, Sì, 4 sì, 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 o sì, quel che è. assolutamente, è giusto così. Quindi Concordo effettivamente pienamente. è una cosa che non ci avevo mai pensato, ma Eh no, certo. Come è quando con interessan KO spari prima col pattume e poi arriva l'Ironclad. esatto, esatto. Bene, bene. Quindi Quindi vabbè, cosa ci resta dopo World Eaters ancora? no, sono le ultime dopo ci sono Legend. Ah, okay, boh. No, no, Quindi un abbiamo battle un datasheet, un balance, non dico inutile, ma quasi. un balance che è stato ha cambiato poco. La Eh. cosa "positiva" fra virgolette è che abbiamo statistiche e risultati già da un paio di mesi ormai, perché di base i cambiamenti sostanziali sono appunto con l'uscita dei nuovi Necron e dei nuovi Noctiferi, Mh-mh. scusa, dei nuovi C'tan. Quindi almeno quella è una cosa positiva, cioè che Sì. sappiamo quello che si gioca. La cosa negativa è che, probabilmente ce la porteremo fino a giugno Infatti e stavo per quindi dirti quello. con la nuova edizione. Siamo consapevoli di tutto, okay, ma sappiamo anche quali sono gli errori e i problemi, diciamo che fino a effettivamente l'estate, perché quando sarà? Fine giugno? Metà giugno? Allora, No, metà giugno, ancora non via. si sa. La 10ª edizione era uscita a inizio giugno, ricordo. Mh. Io come ben saprai ancora ero più su House che Sì, su sì, sì, sì. altro, però già iniziavo a seguire. Infatti la comprai, l'avevo ordinata, l'avevo presa, anche Mh-mh. perché le scatole quella scatola c'eran tipo prezzo pieno costava 200 € e c'erano Mh. oltre 200 € di Tirannidi e oltre 200 € di Sì, Marine, sì, cioè Leviathan, fighissimo. sì, sì, infatti quando uscirà la nuova, credo che se uscirà una scatola base, ma Ma quello sicuramente. vedo difficile che non sarà così, quella molto probabilmente la prenderemo. Vediamo, adesso c'è il weekend del 29 c'è l'Adepticon. Sì, iniziano Tanto già bene il venerdì, il giovedì, una roba del genere. giovedì mi sa, tanto bene Sì, l'Adepticon è quando avevano annunciato la 10ª edizione. certo. Sì, sì, sì. Tanto bene, di solito c'hanno il panel di 1 ora, se non ho capito male adesso c'hanno un panel di 2 ore. Eh, chissà Diciamo perché. che se 1 più 1 fa 2 fra un Anzi, paio di magari ci facciamo un settimane commento in live di questa cosa, direi, va bene, io se non è adesso proprio alle 4 del mattino. esatto, vediamo un attimo gli orari, ma sì, anche perché magari ci son novità interessanti. La speranza un po' di tutti i giocatori del momento è che non vadano a stravolgere. La Esatto. speranza Più che la perché comunque speranza è la paura. tu sai che venendo da House purtroppo Eh, col passaggio alla quarta tu sai quello che abbiam vissuto una che è su che tragedia. abbiam Adesso si sta vissuto, raddrizzando un po', quindi ma sì, sì, però ecco, la speranza certo, solitamente GW fa edizione para che resetta, edizione dispara che va a completare quella appunto para, sì, quindi sì. 10ª dovrebbe continuare nell'11ª, anche perché non dovrebbe essere un'edizione con gli index, insomma. Certo, certo. Però, Assolutamente. finché non vediamo non sappiamo. Vediamo un po' quel che sarà. Vedremo, dai, Però vedremo. sì, E ovviamente boh, tu sai che ti aspetto a braccia aperte. io adesso vabbè, ad aprile ho ancora il super interregionale di Age Lo of so, Sigmar lo so, lo e so. poi dopo un po', cioè dopo un po', dopo
anzi dopo, in realtà come vedi qua sulla scrivania sono in piena fase montaggio puffi e mi vedrete sicuramente, anzi finalmente registreremo anche il primo Battle Report 40k. Ho finito in realtà da 2 settimane di montare tutti i scenici della Green Stuff, che sono Sì, quelli tipo VTC, ottimi. ma belli, passami la parola, perché Sì, sì. uno dei problemi che io ho con 40.000 sono questi tavoli aberranti, che però so essere Alcune volte importantissimi. alcune volte son brutti. Eh. Devono la realtà è che è un gioco in cui i scenici son talmente importanti che giocando un po' lo accetti. Cioè No, no, vedere ma infatti, però quindi son li funzionali. useremo funzionanti, Sì, ma sì, che non siano delle scatole di scarpe e basta. chiaro, Almeno chiaro. per, cioè, devo fare un tavolo per i video, almeno che quello sia bello, che Beh, cazzo. sì, 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 quello Poi sì, quando quello toccherà comprarne 30-40 per fare i tornei è un altro discorso. Ma sai che anche io lì, aspetto ma quel anche lì. momento con trepidazione, lo sai. E nel mentre tu vedi di prendere un golden ticket perché andiamo tutti a Barcellona. Ne stavamo parlando in questi giorni, non sarà facile, Non anche sarà perché facile, ma non son tantissime le opportunità. sono effettivamente su questo ne so qualcosa perché anche come organizzatore ho chiesto un po' di golden ticket per i Sì, prossimi eventi dell'anno. Mi han risposto Zach e gli altri ragazzi di GV, quelli degli eventi, sì, che sono rimasti sorpresi dalla grandissima richiesta per il mondiale a Barcellona europeo e sono tipo in panne perché non hanno posto, non hanno quindi golden ticket da dare alla gente perché lo so, lo non so. se l'aspettavano. Io Non se volevo dirgli siete secondo dei me coglioni, eh, però mi sono limitato a dire perché non pensavate che tutto il mondo europeo e non tutta solo, l'Europa cioè, ci vuole andare a Barcellona. ma poi Ma raga, io seguo Atlanta, ma anche di mortacci vostri, no, ma vabbè. il a parte vabbè, situazione geopolitica non è la migliore in questo momento per andare in America. Infatti ti faccio cioè, poi, andiamo verso la conclusione penso. Non sarei probabilmente andato ad Atlanta se mi fossi qualificato. No, ma Non Atlanta sono sicuro, ecco. E sai quanto a me piaccia girare per i tornei, insomma, sì, ma no, ma però Atlanta ci avrei pensato più di 1 minuto, oltre a una sedere sì questione o no. anche proprio di impatto economico, eccetera, eccetera, perché comunque la Anche un po' trasferta ad Atlanta, il il clima clima un po' politico, cioè mh. e niente. Non sarei andato tranquillo. Invece Barcellona ma infatti ti dico, i canadesi sono contenti come delle Pasque, Ma perché sì, ma spendono poco chiunque. più per volare su Barcellona rispetto a quanto spendevano per volare su Atlanta, però vanno su un posto che insomma, per il quale sono contenti. No, no, Ma assolutamente. è una bellissima novità, potevano supportarla un pochino meglio, però speriamo. Io ci proverò, È la adesso prima sono volta, secondo me sì, già sì, 2026, anche perché ecco, nella mail che mi hanno mandato c'è già scritto: "Però sappi che per il 2027 già amplieremo i posti", lasciando presupporre addirittura che che ci sia già un probabilmente Barcellona 2027, mi vien da dire. Perché non escludo, sì, come fanno anche in altri ambiti tipo Pokémon, ormai viaggiano a livello biennale praticamente nella programmazione delle è finali. giusto. Ci sta. Anche perché comunque la Spagna c'ha tantissimi giocatori, Una marea, ehm, una marea. tantissimi, ci son tornei da 3, 400 giocatori in Esatto. Spagna, Io tra l'altro roba questa cosa tu importante. puoi capirla. Sì, Questa settimana negli academy, io tiro giù a lunedì sempre tutte le liste delle top di tutto il sì, mondo, le analizziamo, eccetera, eccetera. E boh, vado su BCP e cerco i tornei più grossi di tutto il mondo, come sempre, e in house la media è 60, 80, cazzo c'è l'evento grosso da 100. Arrivo su un BCP di un torneo a me sconosciuto, non Toledo, a circa un'ora da Madrid, sì, 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 l'ho visto. 420 Lo di so, era un house. torneo a House? Di house, PSP, 420 di house, non li hai se metti insieme l'Europa. Mai, mai. In Spagna stanno giocando a Sì, pupazzi a destra e manca tantissimo, come dei matti. tantissimo. Ma guarda io, invece sul 40.000 spesso lo faccio o la domenica sera o il lunedì sera, Mm? con il mio team, mando insomma a chi è interessato i vari tornei del weekend, Sì, così uno si va a spulciare. Tanto io lo faccio sempre perché mi piace tenermi aggiornato, oltre che sulle statistiche che leggo dagli altri, mi faccio fra virgolette delle certo. statistiche mie. E lo vedo, cioè vedo tanti io ovviamente guardo solo 40.000 ormai, purtroppo Sì. ormai House per me è passato,
Vediamo se anche il futuro, ma non lo so. Però ecco, 40.000, c'è tantissima gente. In Spagna fanno tornei giganti. Sono tanti, tanti, tanti. Poi vabbè, No, no, è vero. credo che GV ci punti sulla Spagna, anche perché adesso è anche un po' uno snodo commerciale per loro. Sì, sì, il grande capo con i capelli arancioni non vuole far brillare anche quello, ma è un altro discorso. Vabbè, non parliamo di questo. No, vabbè, la Spagna secondo me in realtà in un colpo solo vale molto per GV perché ti stai infilando nel mercato della seconda lingua più parlata del mondo. Sono È un d'accordo dato di fatto, anche cioè su questo. guarda caso, comunque sia. Vero, E vero. bom. Va bene, Pispino, io ti ringrazio tutti quelli Grazie a che da te. casa ci stanno guardando, ci hanno seguito. Ragazzi, ricordatevi di seguire le pagine social del Team Italia 40.000 e ovviamente di Rational Heretics, Instagram, Facebook, YouTube, seguiteci da tutte le parti e ci aggiorniamo prossimamente con qualche altra news dai campi e non solo. Alla prossima. Ciao, Ciurmaglia. Ciao ciao. Mentre Maria Vittoria ha deciso di Sì, non sì, fare cose. vabbè.